Amici di Fantacycling, benvenuti in questo video in cui riviviamo la prima folle settimana del Tour de France 2021. Tour cominciato con questo episodio, la spettatrice con il cartello Opiomi, dedicato al nonnino e alla nonnina, che però provoca una maxi caduta di gruppo che coinvolge molti protagonisti, tra cui anche Miguel Ángel López. Lascia il segno l'attacco di Julian Alaphilippe nell'ascesa finale, la tappa da Brest a Landerneau, attacco preparato molto bene con la De Koenig Quick Step, e Alaphilippe, in maglia di campione del mondo, vince la prima tappa del Tour de France 2021, indossa la maglia gialla e dedica la vittoria al figlio nato da poco, Nino Alaphilippe. Il campione del mondo precede Matthews e Roglic e prende così la prima maglia gialla. Seconda tappa molto attesa da Perros-Guirec a Mur de Bretagne Ghirledan, con i big pronti a incendiare la corsa. Ci prova Sonny Colbrelli nell'ascesa finale, ma poi c'è l'attacco devastante di Mathieu van der Poel che non lascia scampo davvero a nessuno. Prende anche la bonification nell'ascesa precedente sul Mur de Bretagne, va a vincere la tappa, dedica la vittoria al nonno Raymond Poulidor, che in carriera non aveva mai indossato la maglia gialla. Lo fa il nipote proprio dopo questa vittoria, dando 8 secondi in classifica generale a Alaphilippe e 13 a Pogacar, quindi grande impresa di Van der Poel. Seconda tappa vinta dall'olandese, terza da Lauriana Pontivy, dedicata ai velocisti. Succede però di tutto, cade Roglic, uno dei protagonisti attesi di questo Tour de France, cade anche Jack Haig nell'altra caduta del finale, ma soprattutto cade Iwan prima della volata, coinvolgendo anche Sagan. Vince allo sprint Tim Merlier, ma Caleb Iwan si ritirerà per la frattura della clavicola. Rimane in maglia gialla Van der Poel, ma il Tour perde uno dei protagonisti nelle volate e quindi sicuramente grande dispiacere anche per molti fantamanager che avevano puntato sull'australiano. La quarta tappa da Redon a Fougères, 150 km, ritrova proprio un protagonista degli sprint al Tour de France, è Mark Cavendish, che trionfa 6 anni dopo l'ultima volta su questo arrivo, 5 anni dopo l'ultima vittoria al Tour, arriva a quota 31 successi in carriera alla Grand Boucle. Mathieu van der Poel rimane in maglia gialla. La quinta tappa da Changé alla Valle Spas-Mayenne è una cronometro di 27,2 km e qui il protagonista assoluto è in maglia bianca Tadej Pogacar, che dimostra come la vittoria dello scorso anno alla Planche de Belleville nella cronometro finale del Tour 2020 non sia stata assolutamente un caso. Domina, precede Kung di 19 secondi e un ottimo Vingegaard di 27 secondi. Van der Poel tenace, mantiene comunque la maglia gialla. Qui vediamo i distacchi della vittoria di tappa di Pogacar e in classifica generale per 8 secondi Van der Poel riesce comunque a tenere la maglia gialla per un giorno in più. La sesta tappa da Turin-Châteauroux è un'altra occasione per i velocisti. Il duello qui è tra il treno dell'Alpecin Phoenix, che fa sprintare Philipsen e non Merlier, ma ancora una volta il miglior velocista in questa Grand Boucle si dimostra Mark Cavendish, che in maglia verde va a conquistare la sua 32esima vittoria in carriera al Tour de France, soltanto 2 lunghezze da una leggenda come Eddy Merckx. Cavendish che batte Philipsen e Buoni, quarto posto per De Marco, quinto per Sagan. Van der Poel rimane in maglia gialla, precedendo per 8 secondi Pogacar. Settima tappa da Vierzon-les-Creusot, una tappa interlocutoria da fuga, ma succede di tutto. Scatta Carapaz tra gli uomini di classifica, va in difficoltà Roglic, che sente i postumi della caduta, ma soprattutto questi due, Van Aert e Van der Poel, accendono, spezzano in due la corsa. Vince Mohoric, uno degli attaccanti di giornata, dopo una grande azione dedica speciale per lui, ma il Tour dopo questa tappa cambia faccia. Mohoric vince su Stuyven e Magnus Cort Nielsen, mentre in classifica generale Van der Poel tiene la maglia con 30 secondi di vantaggio su Van Aert e 1,49 su Asgren, che era un altro degli attaccanti. Ottava tappa da Oyonnax a Le Grand Bornand e qui c'è la crisi di Roglic, che non riesce a tenere il passo dei migliori, così come Van der Poel, ma per altre ragioni. Van der Poel si ritirerà, ma era atteso il suo ritiro. Roglic si ritira per i postumi della caduta, attacca Pogacar, prova a seguirlo Carapaz, ma Pogacar fa quello che vuole, salta gli avversari come birilli. Vince uno degli attaccanti di giornata, Dylan Teuns, dopo una grande azione davanti a Izagirre e Woods, ma Pogacar arriva al quarto posto e si veste di giallo con 1,48 su Van Aert e 4,38 su Lutsenko, 4,46 su Rigoberto Urán. Nona tappa da Cluj a Tignes,
che vede come protagonista assoluto Ben O'Connor, uno degli animatori della fuga di giornata, fuga che prende un bel vantaggio dalla maglia gialla, circa 7 minuti. Pogacar comunque dietro mette un altro divario tra sé e gli uomini di classifica che sono rimasti con lui. O'Connor comunque va verso la vittoria, riceve le congratulazioni da parte dell'ammiraglia della Jeu Desert Citroën e con questa vittoria riesce addirittura a rientrare in classifica. Molto bene dietro all'australiano, che comunque era uno dei nomi attesi per gli attacchi da lontano in questa Grand Boucle. Molto bene, dicevamo, gli italiani Cattaneo e Colbrelli al secondo e al terzo posto davanti ai francesi Martin e Bonamour. In classifica Pogacar a 2 minuti e 01 su O'Connor e 5,18 su Uran. È successo davvero di tutto in questa prima settimana, in realtà 9 giorni del tour prima della sosta. Voi, mi raccomando, continuate a seguire Fantacycling, schiacciate mi piace a più non posso per questo video, seguiteci sui social e soprattutto scaricate l'app e giocate. Ciao!